Buongiorno a tutti, sono Peppe Guida e vi parlo da Villa Rosa, la mia casa di campagna. Oggi vi presento un risotto alla pescatora, sempre a modo mio, e poi un risotto alla pescatora a maniera mia, un poco più moderno. Penso che una ventina di gamberi per le due preparazioni, 20-25 gamberi ci stanno, un paio di seppioline, 3-4 totani, un calamaro, 300 grammi di vongole, 300-400 grammi di cozze. Io cerco sempre di farla ricca perché deve essere un piatto unico ma di grande sapore e di sostanza. Con gli stessi ingredienti faremo due versioni molto diverse tra loro. Allora, scorfanetto da zuppa, grande sapore di mare e viene usato un poco dappertutto per fare le zuppe di pesce, per la sua fantastica carne soda e saporita. La mormora è un pesce locale, visto che io utilizzo solo quello che mi arriva dal mio mare. Stamattina ho trovato delle mormore e metto la mormora. Mettiamo gli scarti da questa parte, prendiamo a rifilare, le ricaviamo sulla parte della carne. Ovviamente questo lavoro qua potete anche farvelo fare dal vostro pescivendolo di fiducia. Facciamo attenzione, togliamo la pancia. Una volta sfilettato il pesce, ce l'andiamo a scaloppare. I nostri gamberi, togliamo il budello, che è la parte più fastidiosa dei crostacei, è proprio questo piccolo intestino dove passa tutta la sabbia e tutta la loro alimentazione. Si sente anche quando lo mangi, quel leggero croccantino che dà fastidio. Ce lo sistemiamo vicino al nostro crudo, pomodorini, non molti, qualche gambetto di prezzemolo con la fogliolina, uno spicchio d'aglio, giusto una scorza di limone. L'ingrediente segreto, ma se non lo avete non vi preoccupate, sono foglie di schinus, il falso pepe con la bacca che sta maturando. Peperoncino, gli scarti e andiamo da questa parte. Partiamo, filo d'olio, mettiamo a rosolare il tutto. Ovviamente usiamo un peperoncino semi piccante che deve dare il giusto profumo del peperoncino fresco e la leggerissima piccantezza del peperoncino. Giusto un secondo di rosolatura e andiamo giù con i nostri scarti. Eccolo qua. Non li facciamo rosolare molto, stiamo facendo un brodo di pesce. Aggiungiamo acqua, aggiungo ghiaccio, leggermente salandola. La faremo sobbollire per non più di 20 minuti. Spegniamo, filtriamo e se vi avanza un po' di riso, fate un riso lesso e lo lessate in questo brodino, è una cosa eccezionale. Partiamo con l'altro fondo, filo d'olio, schiattiamo riaglio. Mi raccomando, io con i prodotti di mare mi piace l'aglio senza camicia, schiacciato e leggermente spinto di cottura, quasi bruciacchiato, perché il sapore antico che mi porto della mia famiglia, della mia tradizione, è l'aglio mezzo bruciato con qualsiasi cosa di mare. Allora, aglio, gambetti di prezzemolo, frutti di mare. Aggiungiamo un mezzo mestolo d'acqua e mo facciamo la caccia ai frutti di mare. È una fissazione mia che tengo ed è quella di alzare dalla cottura i frutti di mare appena si aprono le valve. Abbassiamo un po' la fiamma. Facendo così il frutto di mare rimarrà bello gonfio, morbido e gonfio di sapore, altrimenti dal primo all'ultimo frutto di mare che si aprirà naturalmente passeranno quel minuto e mezzo, il frutto di mare ci sarà quello che sarà bello gonfio e ci sarà quello che sarà secco e gommoso, perché
avrà superato il suo punto di cottura. Allora ci mettiamo e ce l'alziamo belle chiane chiane. Man mano che si aprono li andiamo a prelevare. Con questo brodino potremo fare un altro fantastico riso bollito in un sudè di frutti di mare. E che se... Eccole qua. Ovviamente il frutto di mare che non si apre lo buttate. Filtriamo il sughetto e li sgusciamo. È troppo bella danzare tra i piatti, tra la cucina, i fornelli e tutto. Tagliamo a crudo un calamaro, lo andiamo a posizionare nel lato del piatto. Pigliamo la seppiolina. Vedete, sto prendendo solo la parte dei corpi, sia del calamaro che della seppiolina, e non deve essere ultimo il totano. Il totano di Paranza nella pescatura secondo me non può mancare in qualsiasi preparazione di mare. Tagliamoci pure un po' di totano. Sistemiamolo accanto alla seppia. Un bel pizzico di sale, d'aglio schiacciato, un po' di prezzemolo rotto a mano, qualche bacca di schinus, olio e onestamente qua un crostino di pane avanzato, mi raccomando, sotto l'acqua fredda. Poi padella antiaderente, un filo d'olio extravergine, ce lo tostate dentro e lo servite con questo antipasta, avete vinto. O di chi? Vabbè, mettiamo a marinare il nostro crudo e andiamo avanti con il cotto. Allora, con il cotto facciamo le nostre teste, le tagliamo belle a cubettini di seppia, di totano e di calamaro. La testa, che è un poco più coriacea, le andiamo a cucinare. Tagliamo i corpi, tagliamo più grossolanamente, mettiamo da una parte. Una volta sgusciati i frutti di mare, andiamo a posizionare qualcuno della nostra marinata a crudo, e dite la verità che sono una bomba. Con il resto ce ne andiamo in cottura, portandoci pure il nostro riso. Uso solo ed esclusivamente riso Carnaroli perché la sua mantecatura è perfetta, ha quel chicco leggermente affusolato e lungo, mantiene la sua callosità, lo vedo molto molto elegante. Come varietà di riso ha un sapore eccezionale. Lo uso per qualsiasi preparazione, anche per le arancine di riso uso riso Carnaroli. Nel frattempo mi cubetto un po' di pomodorini, ma giusto 2. Abbiamo preparato una concassetta di pomodoro, un po' di prezzemolo, aggiungiamo al pomodoro un pizzico di sale, un bello filo di uogli e ci siamo preparati questa insalatina. Eccola qua. Mettiamolo qua e ci spostiamo per la cottura del riso. Padella, olio, aglio schiacciato, aggiungiamo le teste che abbiamo tritato prima lasciando i corpi. Facciamo rosolare il tutto lasciandoci l'aglio che prenderà colore e sarà quell'aroma di aglio bruciato che a me piace tanto. Aggiungo il riso e lo andiamo a tostare per vedere il riso se è bello brillato ed è pronto per essere passato alla cottura. Quasi non dovete riuscirlo a tenere tra le mani, vuol dire che il riso è stato bello tostato, brillato ed è pronto per iniziare a assorbire i liquidi. Aggiungiamo il brodo dei frutti di mare in un'unica cottura, le basi per i 2 risotti. Questo vi diceva, è bello giocarci. Io seguo il mio istinto per le cotture, non sono pratico di tecnologia, non uso timer, non guardo neanche le indicazioni sulla scatola.
Lo facciamo quasi arrostire, vedete? I bordi. Togliamo l'aglio che ormai ha fatto il suo lavoro, ha profumato per bene la preparazione. Aggiungiamo l'altro goccino di liquido e lo manteghiamo in continuazione, così da fare in modo di estrarre quanto più possibile gli amidi. Questo brodino non è una bisca, è proprio un broro. Vedete, la fiamma deve essere violenta, deve pompare alla grande, il riso deve essere quasi bruciacchiato, accostabile alla paella. Vedete, pure la scorzicina che fa, la andiamo a inserire, che prende quell'aroma e quel sapore di bruciacchiato che è tipico della paella, ma tutte tranne che una paella. Mo sì, mettiamo giusto un po' d'acqua, altrimenti lo carichiamo troppo di sapore, ma io lo voglio croccante, saporito di mare ma non stucchevole, proprio una botte di mare di grande sapore, ma nello stesso modo elegante. Guarda qua, spengo, una metà la metto a raffreddare e l'ho lasciato almeno un paio di minuti di cottura indietro. Il resto andiamo avanti con la cottura, aggiungendo un altro goccino di brodo di frutti di mare. Vedete la crosticina dell'amido che ne vado a ricavare, ovviamente facendo attenzione che non deve bruciarsi, la faccio assorbire nel riso. Ed è bella. Le bolle spesse, che non è una bolla evanescente, è una bolla che mantiene, vuol dire che ci sarà una presenza importante di amidi che sta rilasciando il riso e che creerà quella cremosità molto molto interessante. Eccoci qua, siamo pronti. E voilà. Andiamocene ad assemblarlo. Mettiamo i mantelli del totano, seppia, calamaro, un cucchiaio di pomodoro, coda di gambero, frutti di mare, dimenticavo una cosa importante, un filo di uoglie. E poi, se lo volete un po' più all'onda, o lo facciamo, ci aggiungiamo giusto un pochino di brodo, ma se vi fa piacere, ma a me così mi piace asciutto. Ok, venimo con me. E lo andiamo a impiattare. Guarda qua. In verità, sto riso parla. Andiamo a completare un po' di falso pepe, peperoncino, eccoci qua, un filo d'olio e voilà, il mio risotto alla pescatora. E nel frattempo che la seconda preparazione si raffreddi del tutto, vi parlo un attimo del libro del riso di Italia Squisita, riso all'italiana. Siamo più di 100 chef e ognuno interpreta e propone la sua idea di riso, una grande eccellenza italiana. Timballe, antipasto, primo, secondo e dolce, c'è tutto. E mi raccomando, ci sono anche io, consiglio che alla fine lo compro. Una volta freddato il riso, lo andiamo a sgranare, tipo un'insalata di riso. Mettiamo la concasse di pomodoro, l'olio di marinatura, guardate che cos'è, è proprio bella sgranata di sapore, incredibilmente delicato, di mare, ma è un morso che tira l'altro. Ho aggiunto il pomodoro a concassé a rinfrescare ancora di più
Allora lo sistemiamo senza pressarlo troppo, lasciandolo abbastanza sgranato anche nell'impiattamento. Ovviamente noi stiamo usando un anello per fare una presentazione un poco più moderna, altrimenti mi dice sempre: chef, ma tu hai avuto due piatti. Penso che vi piacerà. Eccoci qua, il marinato, le insalate, no? E sistemiamo i crudi mischiando, creando un festival di sapori e di consistenze tra totano, seppi, calamare, tutta questa baratana che è una cosa esagerata per bontà e bellezza. Poi un po' di gamberi, posizioniamo nelle zone vuote del piatto il crudo di pesce, in questo caso di scorfano e mormora. Utilizziamo i frutti di mare, utilizziamo la nostra arma segreta ed è un pizzico di pasta d'induia che la andiamo a diluire con un poco di succo di limone e olio. E questo qua per il buco intero. Estraiamo il riso e mi raccomando, speriamo che si mantiene. E voilà, si è mantenuto gli stessi ingredienti, la stessa cottura, solo mantenendoci il riso 2-3 minuti prima e facendolo raffreddare. Facciamo un'insalata di riso di mare fredda eccezionale e un risotto a pescatore in maniera tradizionale, ovviamente rispettando solo i tempi di cottura di quello che utilizziamo. E che sì, io spero di essere riuscita a farvi venire voglia di ripetere questo piatto. Se lo ripetete, commentatelo quando uscirà, perché ne sarei veramente felice. Ci vediamo al prossimo video degli amici di Italia Squisita. E che sì.